Pochi personaggi della storia greca sono stati tanto celebrati e famosi come lo fu Alessandro Magno, addirittura divenuto ben presto, in virtù delle straordinarie conquiste che riuscì a realizzare, non solo una figura leggendaria, ma anche il modello di riferimento per tutti i grandi condottieri futuri. Tuttavia, la ricostruzione delle vicende relative alla costituzione del grande impero di Alessandro restano in alcuni punti abbastanza problematiche. Disponiamo ad oggi di molte fonti che narrano le gesta del grande re macedone e in primis menzioniamo per importanza l'Anabasi di Arriano, ma resta comunque aperta la questione della datazione di tali testimonianze, che risultano essere tutte posteriori di vari secoli all'epoca di Alessandro e di conseguenza fortemente condizionate da numerosi particolari romanzati e fantastici, a loro volta scaturiti dalla propaganda regia stessa, che tali fonti hanno amplificato, contribuendo poi grandemente alla creazione del mito di Alessandro il Grande come prototipo di eroe sovraumano quasi dotato di una natura divina. Di poco posteriore a quella di Arriano è la testimonianza di Clitarco, ritenuto l'iniziatore del filone romanzato e fantasioso della storiografia su Alessandro. Insomma, l'immagine di Alessandro che emerge da queste fonti è quella di un giovane particolarmente dotato e, in quanto tale, ben distinto dagli altri coetanei per presenza fisica e spiccata competenza militare. Alessandro era infatti da un lato un agile corridore e un abile cavallerizzo dall'altro, e a soli 18 anni aveva già dato prova di essere un grande condottiero di popoli nella nota battaglia di Cheronea. A tutto ciò si aggiunse la sua solida formazione culturale, che vide Alessandro affiancato a maestri di tutto rispetto, se non addirittura le migliori menti della Grecia del tempo, fra i quali figura il ben noto filosofo Aristotele. Sappiamo anche che Alessandro aveva ereditato dalla madre un temperamento romantico e ambizioso, che da una parte lo portò a coltivare sempre uno smisurato desiderio di dominio e di gloria, e dall'altra, quasi convinto della propria origine divina, Alessandro si ritroverà ad accogliere con enorme gioia la sua futura proclamazione a figlio del Dio, come profetizzato dall'oracolo di Amon, che per Alessandro non avrebbe fatto altro se non confermare la veridicità di un fatto di cui il giovane re ne era sempre stato assolutamente certo. Alessandro era inoltre dotato di un carattere singolare ma inquieto e sovente incline a cedere alle più opposte passioni, dalla generosità all'amicizia, ma allo stesso modo anche alla violenza e all'ira. Sebbene poi fosse abituato a darsi una moderazione in linea generale, talvolta il giovane re non disdegnava di abbandonarsi, insieme ai suoi ufficiali e ai suoi amici, a eccessi nel bere e nel mangiare durante i banchetti. Storicamente Alessandro nacque nel 356 a.C. dalla quinta moglie di Filippo, la principessa epirota Olimpiade. Destinato a succedere al padre, come testimonia Curzio Rufo, Filippo volle che per questo motivo suo figlio venisse educato dal filosofo Aristotele, per acquisire così una completa formazione culturale tale da consentirgli poi di essere degnamente associato agli affari di governo. Alessandro rischiò però ad un certo punto di veder compromesso il suo diritto alla successione. Infatti, il nuovo matrimonio che Filippo contrasse nel 337 a.C. con la macedone Cleopatra, al fine chiarissimo di legare maggiormente a sé la nobiltà del regno, determinò un grave deterioramento nei rapporti con Alessandro, che insieme alla madre si allontanò sempre di più dalla corte, mettendo seriamente a repentaglio
la sua posizione di erede designato a sedere sul trono di Macedonia. A risolvere la situazione intervenne la morte di Filippo. Nel 336 a.C., durante i festeggiamenti per il matrimonio della figlia Cleopatra, Filippo venne ucciso ad Ege da una guardia del corpo e Alessandro, che si vocifera fosse stato informato della congiura, insieme alla madre, con l'appoggio determinante di un esponente autorevole degli Etairoi, Antipatro, riuscì a sbarazzarsi definitivamente degli altri pretendenti al trono e a farsi proclamare re dall'assemblea dell'esercito. I problemi che il giovane sovrano si trovò ad affrontare nei suoi primi anni di regno furono abbastanza pesanti. Dopo essersi recato in Tessaglia per essere riconosciuto nelle vesti ufficiali di Tagos dei Tessali, ovvero supremo magistrato, e ottenere altresì il titolo di egemon dal Sinedrio della Lega di Corinto, riunito alle Termopili, Alessandro dovette fare i conti con i popoli barbari limitrofi, i quali, dopo la morte di Filippo, sembravano ritornati ai soliti atteggiamenti turbolenti e di palese insubordinazione, arrivando perfino ad esercitare sgradevoli pressioni alle frontiere del regno macedone. Fu così che nel 335 a.C., per combattere i Triballi, Alessandro effettuò una spedizione in Tracia che lo spinse fin oltre il Danubio e subito dopo lo portò a est contro gli Illiri che minacciavano la Macedonia con le loro incursioni. In Grecia, nel frattempo, la situazione era tutt'altro che tranquilla. Ingannati dalla falsa notizia della morte di Alessandro in Illiria e istigati dagli emissari del nuovo re persiano, Dario III, i Tebani, ancora offesi nell'orgoglio a causa del trattamento ricevuto dopo Cheronea, si ribellarono al gruppo filomacedone che li governava, ponendo d'assedio la guarnigione che Filippo aveva appositamente fatto insediare sull'acropoli cittadina, mentre altre poleis, tra cui Atene, sembravano attraversate in egual misura dagli stessi fermenti di rivolta. La reazione di Alessandro fu tempestiva e dopo soli 14 giorni di marcia il suo esercito raggiunse Tebe e vana fu la resistenza dei Tebani, dei quali più di 6.000 caddero in combattimento. Nell'ottobre del 335 a.C. Alessandro si impadronì della città e con un'abile mossa politica chiese al Sinedrio della Lega di decidere sulle sorti cittadine e sotto la pressione dello stesso sovrano il Sinedrio decretò la completa distruzione di Tebe e la sua spartizione territoriale, ivi inclusa la vendita degli abitanti superstiti come schiavi. Avendo così riaffermato la sua autorità agli occhi dei greci, Alessandro poteva ora comportarsi in maniera più conciliante verso le altre poleis che davano segni di turbolenza. Particolarmente moderato, come del resto lo fu già Filippo dopo la vittoria di Cheronea, Alessandro lo fu nei confronti di Atene, nonostante la polis avesse in precedenza deliberato un'alleanza con Tebe. Il sovrano si limitò in questo caso alla sola richiesta di consegnare un certo numero di politici, tra cui Demostene, che Alessandro riteneva fossero a lui avversi, e poi, anche in conseguenza delle insistenze degli esponenti della fazione filomacedone, Alessandro finì per comminare la pena dell'esilio al solo Caridemo. Per il momento Alessandro non sembrava comunque avere nulla da temere dagli altri greci e perciò ebbe tutto il tempo per dedicarsi al grandioso progetto che il padre Filippo a suo tempo non aveva avuto modo di realizzare, ovvero una gigantesca spedizione militare contro la Persia.
Fin dal 336 a.C., un gigantesco contingente macedone, inviato da Filippo e comandato dal generale Parmenione, era attivo e operante in Asia Minore. La scarsa resistenza, inizialmente opposta dai persiani, all'epoca governati dopo una fase di turbolenza dal giovane e inesperto Dario III, doveva aver suggerito ad Alessandro di cogliere al volo l'opportunità di continuare e attualizzare l'idea paterna attraverso il progetto di una grande spedizione di conquista che potesse a sua volta tradursi per l'ambizioso re macedone in un ovvio riscontro in termini di risorse finanziarie e naturalmente gloria personale. La motivazione ufficialmente addotta da Alessandro fu la stessa di Filippo. Al fine di assicurarsi il consenso dei greci, il re macedone attribuì pretestuosamente all'impresa un significato patriottico in chiave panellenica, rivendicando la distruzione dei templi greci da parte dei persiani nel ben noto conflitto contro i greci del lontano 480-479 a.C., a cui si aggiunse l'intento di liberare le poleis dell'Asia dal dominio dei barbari. Nella primavera del 334 a.C. ebbe inizio tale avventura di Alessandro, che lasciò la Macedonia, sua terra di origine, senza farvi mai più ritorno.